Oggi vi proponiamo un dolce per la festività di Halloween, un dolce che ad eccezione del nome è molto adatto ai bambini. Stiamo parlando della torta cimitero. La realizzazione di questa torta verrà effettuata in due passaggi. Il primo, che verrà eseguito la sera, realizzeremo la base, la copertura, la bagna ed eventualmente anche le decorazioni. Il secondo passaggio invece che effettueremo domani mattina, realizzeremo una crema molto veloce e l'assemblaggio. Prima di procedere alla descrizione della ricetta, vi ricordiamo che per rimanere sempre aggiornati sulle nostre ultime novità è sufficiente effettuare l'iscrizione al canale e cliccare la campanellina che si trova in basso a destra. In questo modo riceverete una notifica ogni qualvolta noi pubblicheremo un nuovo video. Ed ora vi lasciamo al procedimento della ricetta della torta cimitero. Per la preparazione della base ci serviranno 90 g di farina 00, 20 g di cacao amaro, 110 g di zucchero semolato, 3 uova, una bustina di vanillina e un cucchiaino di lievito per dolci. Iniziamo separando i tuorli dagli albumi. Metto gli albumi in una ciotola capiente perché successivamente li andrò a montare. Monto gli albumi con il frullatore elettrico e aggiungo un po' alla volta lo zucchero. Unisco i tuorli uno alla volta. Uniamo tra loro i restanti ingredienti secchi, li mescoliamo velocemente e poi li aggiungiamo agli albumi montati. Trasferiamo il composto in una teglia che andremo ad imburrare ed infarinare. La nostra teglia misura 22 x 17. Procediamo con la cottura della nostra base. Inforneremo in forno caldo a 180 gradi per circa 20 minuti. Ed ecco la nostra base ben cotta. Aspetteremo ancora un po' prima di toglierla dalla teglia. Dopo aver preparato la base, procediamo con la copertura. Realizzeremo una ganache al cioccolato fondente. Per far questo utilizzeremo 200 ml di panna per dolci e 100 g di cioccolato fondente ridotto a scaglie. Riscaldiamo a bagnomaria la panna. Quando sarà tiepida aggiungiamo il cioccolato sminuzzato e giriamo continuamente. Per renderci conto della temperatura della panna possiamo semplicemente assaggiarla con un cucchiaino. Quando il cioccolato è sciolto completamente possiamo spegnere, non dobbiamo aspettare che la panna giunga a bollore. Dopo aver tolto dal fuoco la ganache, come potete vedere si presenta allo stato liquido, dobbiamo trasferirla in una ciotola per farla raffreddare completamente a temperatura ambiente. Ci vorranno diverse ore, circa 4-5 ore, ovviamente tutto dipende anche dalla temperatura che abbiamo in casa. Per ulteriori consigli e varianti che possiamo apportare alla ganache potete consultare la videoricetta che abbiamo dedicato appositamente alla ganache, il cui link troverete in alto a destra e nel box sotto. Trattandosi di un dolce destinato esclusivamente ai bambini, per la bagna abbiamo scelto del latte, cacao e zucchero. In particolar modo utilizzeremo 150 ml di latte, un cucchiaio di cacao amaro e 2 cucchiai di zucchero semolato. Tutto questo ovviamente può essere modificato in base ai propri gusti. Trasferiamo tutto in un pentolino, portiamo sul fuoco e giriamo continuamente fino a quando lo zucchero e il cacao si siano sciolti completamente.
E con questa abbiamo concluso il primo passaggio, quindi abbiamo preparato la base, la copertura, la bagna, adesso non ci resta che aspettare che il tutto si raffreddi. Per le decorazioni possiamo utilizzare dei biscotti confezionati o anche realizzarli in casa. Noi opteremo per questa seconda soluzione realizzando dei frollini semplici e dei biscotti al cacao. Per preparare i biscotti utilizzeremo 250 g di farina 00, 100 g di zucchero a velo, un uovo, 60 ml di olio extravergine di oliva, 20 g di cacao amaro, una bustina di vanillina e 2 o 3 cucchiaini di olio di semi di girasole. Disponiamo sul piano da lavoro la farina, lo zucchero e la vanillina, poi aggiungeremo l'uovo. Iniziamo ad amalgamare questi ingredienti, poi aggiungeremo l'olio fino ad ottenere un composto liscio. Dividiamo il panetto in due parti. Ad uno di questi aggiungeremo il cacao e 2-3 cucchiaini di olio di semi di girasole. Fatto questo, stendiamo la frolla e realizziamo le forme. Con la frolla bianca realizzerò le lapidi e la bara, con quella al cacao invece il recinto. Ed ecco parte dei nostri biscotti che ci serviranno per le decorazioni. Adesso andremo a cuocere in forno caldo a 180 gradi per circa 15 minuti. Questi sono i primi biscotti sfornati, continuiamo così con tutti gli altri. Quando tutto è pronto iniziamo il secondo passaggio. Prima di fare questo però metterò la ganache in frigorifero per circa 15 minuti. Come potete vedere ormai la ganache è completamente solidificata. Per la farcitura realizzeremo una crema al mascarpone e Nutella senza uova. Ci serviranno 250 g di mascarpone, 100 ml di panna per dolci e 2 o 3 cucchiai di Nutella. Schiacciamo con una forchetta il mascarpone, poi aggiungiamo la Nutella e amalgamiamo bene. Montiamo la panna e la aggiungiamo al mascarpone delicatamente. Preparata la crema non ci resta che assemblare la torta. Tagliamo in due il pan di spagna, distribuiamo prima la bagna e poi la crema. Dopo aver ricomposto la torta, riprendiamo la ganache dal frigorifero e la montiamo con il frullatore elettrico. Dopo aver montato anche la ganache, non ci resta che stenderla sulla torta e concludere con i biscotti che abbiamo realizzato. Per quanto riguarda la crema al mascarpone e Nutella, ne è rimasta un po'. Con questa realizzeremo dei dessert veramente velocissimi che vedrete alla fine del video. Ebbene amici, se questa ricetta vi è piaciuta vi invitiamo a lasciare un like o un commento, ad iscrivervi al nostro canale se ancora non lo siete e a cliccare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle nostre ultime novità. Vi aspettiamo numerosi!
In un precedente video vi avevamo promesso di farvi vedere come riciclare la pasta biscotto avanzata dalla torta di Halloween Ragnatela. Poiché noi vi abbiamo sempre detto che in cucina tutto si ricicla e non viene buttato, oggi vi diamo la dimostrazione pratica. Quindi abbiamo conservato sia i ritagli di pasta biscotto che la crema che abbiamo utilizzato per farcire. Aggiungendo anche dei confettini colorati e della liquirizia, vedremo adesso come poterli utilizzare. Abbiamo conservato la pasta biscotto in una bustina in modo da mantenerla ben umida. Andiamo a riprendere la pasta biscotto vedete come si mantiene soffice e la andiamo a sbriciolare in una ciotola. Fatto questo, andremo ad aggiungere la crema. Questa è una semplice crema di ricotta, zucchero a velo e panna. Non ne mettiamo tanta, vediamo se serve ancora altra per amalgamare. Abbiamo ottenuto così un impasto bello morbido. Ora ci dovremo sporcare un po' le mani. Andremo a formare delle palline che passeremo nella codette di cioccolato. Come se fossero delle polpettine. Diamogli una forma leggermente allungata. Questo è ciò che abbiamo ottenuto, in effetti sono dei tartufini. Ora andremo a srotolare una liquirizia e la inseriremo in questo modo. Vedete? Abbiamo ottenuto praticamente un ragnetto. I nostri ragnetti sono quasi completati. Ora vi faccio vedere con gli Smarties abbiamo formato gli occhietti del ragno. Formiamo gli occhietti di tutti. Questa è una prima proposta. Come vedete i nostri ragnetti sono pronti. Ora vi faccio vedere una seconda idea, sempre partendo dalla stessa base. Prendiamo sempre un po' dell'impasto e lo ripassiamo nella codetta di cioccolato. Questa volta formeremo un corpo un po' più grande. Ovviamente noi abbiamo scelto questo tema sempre per restare nella festività di Halloween, ma con i ritagli di pan di Spagna o di pasta biscotto si possono fare tantissime altre idee. Anche in questo caso, per completare l'opera, dobbiamo utilizzare un po' di liquirizia che formerà la codina del nostro topolino. E uno Smarties per formare gli occhi. Ed ecco i nostri topolini. Ed ecco il risultato. Abbiamo dei terribili ragnetti e topolini. Alcuni veramente hanno proprio un'espressione terrificante, soprattutto questi topolini dagli occhi gialli.
Si tratta di biscottini semplici realizzati davvero in poco tempo, basta solo un minimo di pazienza. Questo è il risultato. Come sempre, se l'idea vi piace, vi invitiamo a lasciarci un like, un commento, ad iscrivervi al canale se ancora non lo siete, attivando la campanellina di notifica. Per la preparazione dei nostri dolcetti ci occorrono pochi ingredienti, ovvero 2 pacchi di pavesini, 100 g di cioccolato fondente o al latte se preferite, della Nutella, 100 ml di latte, 100 g di zucchero a velo e dei confettini colorati tipo Smarties. Andiamo a diluire alcuni cucchiai di Nutella con un po' di latte, giusto per rendere la Nutella un po' più liquida. Quando la Nutella avrà raggiunto una consistenza più cremosa, potremo andare al passo successivo. Spalmiamo un po' di Nutella su un pavesino. Ne bagniamo un altro e li uniamo. Non bagniamo entrambi i pavesini perché sono molto delicati, potrebbero rompersi. Continuiamo così per tutti i pacchi di pavesini finché avremo terminato la Nutella e i pavesini, ovviamente. Dopo aver farcito i nostri biscotti andremo a creare una veloce glassa con zucchero a velo e un po' di latte. Mettiamo un cucchiaino abbondante di latte e creiamo la nostra glassa. Aggiungete un po' di latte alla volta fino ad ottenere la consistenza voluta. Andiamo quindi a coprire i nostri biscotti. Ora dovremo attendere che la glassa si asciughi prima di poter effettuare l'ultimo passaggio, ovvero la decorazione. Quindi li rimetteremo in frigo fino a quando la glassa sarà asciutta. Se volete potete anche effettuare il doppio passaggio di glassatura, così da renderli proprio più bianchi. Facciamo ora fondere a bagnomaria il cioccolato. Quando il cioccolato sarà leggermente freddo potremo passare a decorare i nostri biscotti. Io li ho posti su una grata per far colare l'eccesso di glassa ed eventualmente di cioccolato. Ora decorate secondo la vostra fantasia, utilizzeremo anche degli Smarties. Per formare dei piccoli ragnetti e delle ragnatele. Ora non dovremo far altro che attendere che la nostra decorazione si asciughi. Con un po' di pazienza li riporremo in frigo, dopo qualche ora saranno pronti. Se avete fretta potete anche porli un po' in freezer. Ricordatevi però di tirarli fuori un po' prima dell'utilizzo.